Ciao e benvenuti sul canale Informatica per Tutti. Oggi vi parlerò del CSS. Come possiamo vedere dal titolo, CSS è l'acronimo di Cascading Style Sheet, cioè fogli di stile. Iniziamo a vedere la definizione di foglio di stile. Un foglio di stile è un insieme di regole necessarie ad impaginare, formattare un documento HTML. Esso si occupa del layout, aspetto grafico, cioè il modo in cui una pagina web viene visualizzata. Per esempio, se prendiamo un testo, possiamo definire il font, possiamo definire la grandezza del font, il colore del font e l'allineamento e anche altre, formattazioni che riguardano il testo. Chiariamo alcuni concetti fondamentali. Il primo concetto è cosa si intende per contenuto. Allora, il contenuto è composto dalle informazioni presenti nella pagina web. Testo, immagini, audio e video. Il secondo concetto da chiarire riguarda la struttura. Cosa si intende per struttura? La struttura, definita dall'HTML, è l'organizzazione logica del contenuto. Le informazioni che contiene possono essere strutturate in introduzione, capitoli, paragrafi, eccetera. Una struttura è formata da contenitori. Un contenitore è un box virtuale al cui interno inseriamo il contenuto, cioè le nostre informazioni. Esso evidenzia non tanto l'aspetto quanto il senso, il ruolo o l'organizzazione che vogliamo assegnare ai contenuti. Ad esempio, se indichiamo un titolo con H1, per noi le parole in quel titolo rappresentano il tema principale della pagina, al di là del modo in cui saranno visualizzate. Cerchiamo di chiarire i due concetti con questo esempio. Partiamo dalla struttura logica HTML. Come possiamo vedere, abbiamo un contenitore, il rettangolo verde. Al suo interno abbiamo un contenuto dato dalla parentesi graffa blu. Questo contenuto a sua volta è strutturato da un titolo e da due paragrafi, come possiamo vedere con la parentesi graffa rossa. Questa struttura logica la potremmo visualizzare in base a delle regole CSS in questo modo. Praticamente abbiamo sempre un contenitore a cui abbiamo assegnato la regola che lo sfondo è di colore giallino.
Al suo interno abbiamo messo il contenuto dove abbiamo dato determinate regole. Per esempio, al titolo abbiamo dato la regola che il colore è arancione, che il titolo è centrato. Invece ai due paragrafi abbiamo dato queste regole. Al primo paragrafo abbiamo dato la regola che praticamente l'allineamento è giustificato. Al secondo paragrafo, scusate, è il colore dei caratteri è nero. Al secondo paragrafo invece abbiamo dato le seguenti regole, cioè il colore del carattere in verde, che praticamente l'allineamento è sempre giustificato e che vediamo il carattere praticamente è stato messo in corsivo. Come vedete, la struttura dell'HTML è stata rispettata, però in questo caso abbiamo dato delle regole per impaginare la pagina web. Allora, riepilogando l'esempio appena visto, vediamo che la struttura logica HTML è formata da un contenitore e da un contenuto suddiviso logicamente da un titolo e da due paragrafi, paragrafo 1 e paragrafo 2. Il layout è formato dall'unione dell'HTML con il CSS, cioè l'unione della struttura con l'unione delle regole date dal CSS. Per ultimo, una nota importante. Non è il contenitore ad adeguarsi al contenuto, ma è il contenuto ad adeguarsi al contenitore. Siamo arrivati alla fine della prima lezione, che ha trattato un'introduzione ai CSS. La seconda lezione invece riguarderà i selettori. Ciao e alla prossima lezione.